Io adesso mi trovo a Pettineo, in provincia di Messina. Piccolo comune agricolo della Valle della Lesa, valle dalla storia millenaria, le prime notizie su Pettineo risalgono al XIII secolo, quando il re Manfredi di Sicilia concesse a Manfredi Maletta il casale Pectinum. Riguardo la sua fondazione, si sostiene che gli abitati di Tusa, Migaido e Pettineo possono essere sorti ad opera di popolazioni della vicina città di Alesa, man mano arroccatesi in luoghi più interni verso il 1063, anno in cui il territorio venne occupato dai musulmani. A dominare il paese di Pettineo è il castello, ciò che rimane di un torrione quadrangolare originariamente disposto su 4 livelli. Il pianterreno è voltato a botte e presentava una pavimentazione in cocciopesto. Vi erano inoltre delle rampe che collegavano i piani superiori, ora non più accessibili. Riguardo la sua edificazione, si pensa che fu eretto ai primi anni del 1300, a seguito di alcuni documenti che menzionano Pettineo come un castrum e non più come casale. Interessante a Pettineo è anche la chiesa madre, con all'interno un trittico marmoreo di Giacomo Gaggini, della metà del Cinquecento, e un polittico di scuola gagginiana, o anche la chiesa di Sant'Oliva, sulla cui volta si possono ammirare affrescate alcune fasi della vita di Sant'Oliva, il santo patrono di Pettineo. Affascinante inoltre poco fuori Pettineo è la Torre Migaido, un complesso fortificato posto in cima a un colle, a difesa della fiumara di Tusa e della contea di Geraci. Secondo recenti studi, questo complesso fortilizio fu edificato attorno al 1466 per lo stoccaggio del frumento, lungo la via del grano che consentiva i collegamenti dal mare all'entroterra. La Torre Migaido sorge in una posizione sufficientemente lontana dal mare e quindi dalle incursioni e allo stesso tempo non troppo distante dal caricatore di Tusa, dove poter imbarcare il frumento ed esportarlo. Il complesso è costituito da diversi edifici a più vani posti al centro di una corte poligonale, presso cui si staglia un mastio cilindrico alto 12 metri con funzione di controllo. Vi sono inoltre 3 torri cilindriche disposte sugli angoli, una torre triangolare ad ovest ed infine una piccola cappella dedicata a Sant'Antonino. Non molto lontano dalla Torre Migaido, a scavalcare il fiume Tusa, vi è il Ponte Migaido, ponte costruito presumibilmente in età saracena e poi rimaneggiato più volte. L'ultimo restauro risale alla metà del Settecento per mantenere il transito di questa antica via del grano che collegava il Tirreno con l'entroterra siciliano. E sapete che qui a Pettineo si possono trovare diversi ulivi secolari? Nel territorio di Pettineo si possono difatti trovare diversi ulivi monumentali, considerati tra i più antichi del Mediterraneo. Interessante a tal proposito è un ulivo con datazione stimata del V secolo d.C., definito dal proprietario del terreno l'albero della vita. Per l'alta densità nel suo territorio, Pettineo è stato proprio definito come il paese degli ulivi secolari. E sapete che Pettineo è inserita nel circuito della Fiumara d'Arte? Venite con me! Qui a Pettineo in particolare si può ammirare il Chilometro di Tela, un'opera estemporanea di pittura realizzata con cadenza annuale dal 1991 al 1996 da centinaia di artisti e dagli abitanti del luogo. Quest'opera, che si estendeva lungo le vie del paese, veniva tagliata da ogni singolo artista e donata a quel cittadino di Pettineo che lo aveva ospitato durante la manifestazione artistica. Ogni abitante è divenuto quindi custode di un'opera e la sua casa è divenuta un museo domestico. Ed un enorme grazie va al comune di Pettineo e a Roxy Bar che mi hanno ospitato e permesso di realizzare questo video. Grazie!